Ciao, io sono Francesco Castiglione ed in questo video ti porterò con me alla scoperta del Parlamento Europeo, dove tra le altre cose sono riuscito ad incontrare l'ex primo ministro del Belgio ed a sedermi nelle poltrone che compongono il Parlamento della più grande e complessa democrazia del mondo, l'Unione Europea. Qualche settimana fa ho avuto il piacere di partecipare allo European Youth Event, ossia l'evento europeo dei giovani organizzato con cadenza biennale dal Parlamento Europeo di Strasburgo, in Francia. Non essendoci voli diretti dall'Italia, quello che ho dovuto fare è stato prendere un volo da Catania a Basilea in Svizzera, dove ho avuto il piacere di passare qualche piacevole ora. Successivamente ho preso un treno che da Basilea mi ha portato a Strasburgo. In realtà ho avuto anche 3 compagni di viaggio, ossia Natasha, Alessandro e Gabriele. Natasha è un'avvocatessa in carriera e cofondatrice di One Hour for Europe. Stop! Se ve lo stesse chiedendo, One Hour for Europe è un'organizzazione paneuropea giovanile che si occupa di promuovere la cittadinanza attiva, informando quindi sulle politiche dell'UE. Alessandro e Gabriele, che sono 2 giovani imprenditori che hanno fondato Marketing, un'agenzia di marketing che si occupa di supportare progetti definiti di imprenditoria sociale. Dopo essere arrivati a Strasburgo, siamo andati a posare i nostri bagagli nell'appartamento che abbiamo affittato per l'occasione, un appartamento in centro a Strasburgo con 3 camere da letto, 2 bagni e una piccola cucina. E successivamente siamo usciti per andare a fare un boccone e anche per esplorare un po' quello che è il centro città, dove abbiamo anche assistito alla scena di un signore che, annoiato dalla folla sotto casa sua, ha semplicemente buttato una secchiata di acqua ghiacciata sulla folla, così, a caso. Il signore ha appena buttato l'acqua. La mattina seguente, sveglia alle 7 e ci siamo diretti al Parlamento, dove abbiamo dovuto affrontare 3 controlli di sicurezza. Covid check, quindi praticamente ci hanno misurato la temperatura, si sono assicurati che avevamo il Green Pass valido. Dopodiché accreditation, dove abbiamo dovuto mostrare i nostri documenti e insomma chiarire che eravamo lì per quell'evento. E successivamente ovviamente i controlli del metal detector. Passati tutti questi migliaia di controlli di sicurezza, siamo finalmente riusciti ad entrare. Abbiamo appena passato i controlli, adesso ci apprestiamo ad entrare al Parlamento Europeo di Strasburgo. Una volta entrati devo ammettere che mi sentivo molto spaesato e non sapevo bene che cosa fare, in quanto comunque i miei piani erano saltati, perché in realtà le prime attività iniziavano alle 10 di mattina, ma noi siamo riusciti ad entrare per le 11 e qualcosa, anche perché c'erano 1000 ore di fila. Per cui, insomma, mi sono dovuto un pochettino adattare e quello che ho fatto è stato, insieme a Lorenzo, andare semplicemente ad esplorare un po' quello che è il Parlamento, i vari corridoi, c'erano tantissime attività interattive e durante proprio questa fase di esplorazione tra i corridoi del Parlamento sono riuscito ad incontrare Guy Verhofstadt, spero di averlo pronunciato bene, ossia l'ex primo ministro del Belgio, nonché europarlamentare di Renew Europe. Durante lo European Youth Event capita di incontrare Guy, non mi ricordo il cognome, complicato. Così mentre tu cammini tranquillo incontri lui. L'onorevole Verhofstadt è una persona che stimo molto in quanto, innanzitutto, non le ha mai mandate a dire a nessuno. Sprecare come ha fatto Berlusconi, che ha perduto 10 anni per parlargli in Consiglio europeo delle donne e della calcio. Questo non è importante, penso, in Europa. E poi è una persona che ha delle proposte molto concrete ed efficaci per quello che è il progetto di integrazione europea. Dopo aver dunque scambiato 2 parole insieme a lui e ovviamente anche scattato la foto di rito, insieme a Maggie di One Hour for Europe abbiamo partecipato ad un'attività che consisteva nel stilare un documento con le 5 migliori idee che poi sarebbero state presentate nell'emiciclo del Parlamento Europeo. Siamo al lavoro. Lavoriamo tanto. Sudore. Dopo aver concluso questa attività ho deciso di partecipare ad un tour organizzato del Parlamento che si è rivelato molto interessante in quanto ho scoperto segreti e misteri, diciamo, del Parlamento Europeo, come ad esempio il fatto che esiste un tunnel sotterraneo segreto dove, specialmente prima, diciamo, dell'epoca della digitalizzazione, passavano tutti i carrellini con i vari documenti riservati e anche le persone, insomma, che non volevano essere viste in pubblico, immagini, insomma. Questo tour si è concluso in una terrazza al centro tra il Consiglio d'Europa e l'edificio del Parlamento Europeo, che sono, insomma, tutti collegati tra di loro tramite un sistema di corridoi e vari edifici. Piccola parentesi, se non lo sapessi, il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale che si occupa di promuovere democrazia, diritti umani, identità culturale europea. Alla conclusione del tour è poi proseguito un corposo pranzo alla mensa ufficiale del Parlamento Europeo. Non ho idea di cosa sia, comunque sembra buono. C'è pure il logo del Parlamento Europeo nel piatto e nella roba. Dessert incluso e acqua, pagato 10,50 €, proprio top.
E successivamente ho poi passato praticamente tutto il pomeriggio partecipando ad una plenaria riguardante il futuro delle relazioni tra l'Unione Europea e l'Unione Africana. Ed in aula con noi c'erano ovviamente vari europarlamentari di diversi paesi europei che partecipavano alla sessione in qualità di speakers. Aidera à se faire. N'hésitez donc pas d'écrire votre adresse email à l'entrée de faire ma présentation. Naturalmente noi partecipanti potevamo interagire con loro ponendogli delle domande, promuovendo delle idee. Anche Carola di One Hour for Europe è riuscita a fare un intervento veramente molto bello, di cui mi sono poi congratulato con lei. Non appena l'attività è finita, noi partecipanti abbiamo avuto l'occasione di scambiare 4 chiacchiere con vari funzionari che erano lì in aula con noi, oltre che ovviamente ai vari europarlamentari. Siamo dunque riusciti a fare un po' di networking e ad ottenere dei contatti, delle email, dei numeri di telefono di vari funzionari e a stabilire una linea di contatto diretta, in particolare con gli uffici della Direzione Generale per le Politiche Esterne dell'UE, con cui successivamente abbiamo lavorato alla creazione di un documento pieno di idee e proposte che verranno poi presentate durante un summit tra l'Unione Europea e l'Unione Africana che avverrà a Bruxelles nel febbraio 2022. Insomma, siamo usciti da quell'attività che si era praticamente fatta sera e ci siamo dunque diretti all'emiciclo del Parlamento, in quanto a quell'ora era praticamente deserto. Allora, il Parlamento Europeo è qui, questa sfera. Pazzesco. Tra l'altro, sembra che la struttura dell'emiciclo sia molto piccola, in quanto è contenuta in una sfera, ma in realtà è enorme. Sicuramente più grande di quanto non lo si possa pensare, visto da fuori. Tra l'altro, fun fact, il prezzo dei prodotti nelle macchinette del Parlamento non ha alcun senso, cioè tipo i prodotti costano 1 euro e 1 centesimo, 1 euro e 4 centesimi, 1 euro e 6 centesimi. Insomma, secondo voi qual è la ragione? Fatemi sapere la vostra nei commenti, in quanto abbiamo diverse teorie, ma mi piacerebbe sapere la vostra. Magari ci azzeccate. La mattina seguente è stata semplicemente meravigliosa. Innanzitutto c'era un sole che spaccava le pietre. Poi diciamo che l'atmosfera in città era molto rilassata e piacevole. Ho dunque preso i miei bagagli, lasciato l'appartamento dove ho alloggiato nei giorni precedenti, in quanto questo sarebbe stato l'ultimo giorno dell'evento e successivamente sarei ritornato in Italia. E mi sono quindi diretto in una tipica bakery pasticceria francese locale, dove ho acquistato 2 cornetti. Mua! I cornetti francesi sono molto buoni, fidatevi. Successivamente ho preso un tram, mi sono diretto al Parlamento. Covid accreditation fatta, ci hanno dato il braccialetto nero, significa che siamo stati controllati. Adesso devo portare i bagagli al luggage room. Ok, oggi è l'ultimo giorno dell'AI, però ho mangiato un cornetto con le mandorle, buonissimo. Vabbè, i cornetti francesi sono buoni veramente. Adesso entro in Parlamento. Tra bagagli, viaggio in tram, controlli di sicurezza, ho perso l'occasione di partecipare alle attività che erano iniziate già alle 9 di mattina. Quindi quello che ho fatto quella mattina è stato andare a prendere un cappuccino in buona compagnia e una sorta di lounge riservata ai VIP, agli speakers, alle persone importanti, proprio all'uscita dell'emiciclo con vista sul fiume e sulla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in lontananza. Insomma, diciamo che nonostante tutto la mia mattinata ha preso comunque una bella piega. Dopo questa gloriosa prima parte della mattinata ho partecipato ad una sessione plenaria riguardante le democrazie digitali per discutere delle minacce e delle opportunità rappresentate dai social media e ovviamente dal loro conseguente utilizzo di massa. Ok, mi sono appena fatto la foto qui nella specie di altare dove si parla. Mi trovo all'emiciclo del Parlamento Europeo, è molto figo, è troppo bello, è troppo bello. Poi ci sono tutte le bandiere, cioè è una roba spaziale. Questi qui sono gli uscieri e hanno tra l'altro una medaglia tipo nel petto. Mi dirigo al mio posto 328. I don't know if there is a map, I think so. But because they have a specific Questa è la postazione di un europarlamentare, come potete vedere c'è il microfono qui. Qua c'è uno speaker, volume, canali, vabbè, micro qualcosa. E poi qui, questo è per votare, la piattaforma per votare. Qua ci sono dei tasti, la card per quando si vota, gli europarlamentari hanno una card che devono inserire semplicemente per verificare di essere loro, ecco. E loro vedono questo, vedono esattamente questo. È stata interessantissima, ma è stata anche molto stancante, in quanto è durata più di 3 ore, si saranno parlate più di 10 lingue, si sono trattati temi di rilevanza europea ed internazionale. Dopodiché mi sono potuto concedere una brevissima pausa pranzo, dove ho avuto l'occasione di mangiare anche una squisita baguette francese. Poi sono ritornato subito al lavoro in emiciclo per partecipare alla sessione plenaria di conclusione dell'evento. Questa è durata circa altre 4 ore, dove si sono susseguiti tutto un insieme di temi, idee e proposte di altissima rilevanza per l'Unione.
Durante questa plenaria c'è anche stata una protesta che è stata organizzata magistralmente. Conclusasi la sessione plenaria, ho dunque colto l'occasione per scattare un po' di fotoricordo e anche per scattare delle foto di gruppo con Wanna War for Europe. Ed infine siamo usciti dal Parlamento ed abbiamo incontrato Andrea e Maura di Tlon, che se non li conosceste loro si occupano di filosofia e di temi di attualità online. Andrea e Maura, che saluto, sono stati così gentili da concederci una breve intervista che uscirà prossimamente nei canali ufficiali di Wanna War for Europe, per cui insomma vi invito a seguire la pagina Instagram. E loro diciamo che hanno fatto lo stesso con noi, intervistandoci e chiedendoci quale fosse il nostro punto di vista relativamente ad alcuni temi che si sono trattati durante lo European Youth Event. Ok, ho appena rilasciato la mia prima intervista a Tlon, sono emozionato perché non ho mai rilasciato un'intervista e niente, adesso questa è l'ultima volta che vedo il Parlamento Europeo probabilmente per quest'anno, spero di no, ma niente, è stato bellissimo questo evento, è stato meraviglioso, mi ha arricchito tanto, sono cresciuto tanto, ho capito molte cose, anche il semplice come fare networking con certe persone, come parlare con certe persone, cose di questo tipo. Quindi lo consiglio, è un'esperienza che consiglio a tutti. Venite allo European Youth Event, per favore, fatelo per voi stessi. Insomma, questo era un po' un riassunto di tutta la mia esperienza al Parlamento Europeo, per cui vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, commentate, fatemi sapere di cosa ne pensate di questa esperienza, se parteciperete ai prossimi European Youth Event, secondo voi qual è la motivazione del perché i prodotti costano tipo €1 e un centesimo ad esempio, cioè mi piacerebbe sapere la vostra riguardo a queste cose. Iscrivetevi al canale se non l'aveste ancora fatto, ci vediamo alla prossima, ciao!